Ciao a tutte! Oggi realizzeremo questa tenerissima, bellissima tartaruga. Allora, ho pensato a un metodo davvero facile, senza bisogno di carta modelli complicati o pezzi difficili da assemblare. L'ho reso proprio nel modo più facile possibile, in modo tale che tutte voi possiate realizzare questo simpatico progetto. Ma soprattutto lo dovete realizzare con quello che avete a casa. Guardate, serviranno solo ritagli di tessuto, ovatta a fiocchi, un po' di ovatta piatta o filtro K, ritagli di tessuto a vostro gusto e dei cerchietti di tessuto che stanno bene tra di loro. Lei è stata realizzata con i toni dell'azzurro e del blue jeans. Questa volta metterò sempre il blue jeans e tutti i toni del rosa, con varie fantasie che a me piacciono tantissimo. Poi servirà del nastrino, sempre a vostro gusto, del pizzo, se volete sostituire il nastrino o metterli entrambi. La macchina da cucire servirà pochissimo, cuciremo con punto Filzia, quindi un progetto veramente facile alla portata di tutte, e basta, delle decorazioni, e per fare gli occhietti alla fine o ago e filo da ricamo oppure la penna Micron, questa qui a punta fine, inchiostro indelebile, questa che con cui potete scrivere e disegnare sui tessuti. Questa la trovate su internet o in tante cartolibrerie ed esistono di vari colori, ci sono tantissimi bellissimi colori. Allora, quindi detto questo, vi ricordo anche che giù nella descrizione del video vi posterò sempre il cartamodello gratuito e per chi non può scaricarlo adesso darò le misure. Questo progetto è molto versatile perché questa decorazione potete utilizzarla per svariati usi, dal puntaspilli a semplice bomboniera, bellissima, o come profumo ambiente, mettendo all'interno un sacchettino magari in tulle con delle perle profumate, le perle quelle ammorbidente che trovate anche al supermercato, che hanno un profumo meraviglioso, o dei sacchettini di lavanda, o bagnando l'ovatta a fiocchi con un po' di essenza di olio profumato, quindi anche come profumo ambiente per camerette. Altrimenti, ingrandendo il cartamodello, potete realizzare, mettendo del peso all'interno ovviamente, un fermaporta, un ferma finestra, o se preferite anche un bel peluche, cioè un bel soggetto, una bella tartaruga da mettere come decorazione sui letti dei nostri bambini. Quindi veramente è un progetto veramente versatile. Allora, vi do la misura del corpo, della pancia, diciamo, della parte di sotto della tartaruga, del sotto della tartaruga. Allora, ha una misura di 14 centimetri. Le zampette, da zampetta a zampetta, la misura è di 15 centimetri e mezzo. Zampetta a zampetta, misura 11 centimetri. La pancia misura 10 centimetri. Queste zampette, quelle anteriori, hanno una misura di 3 centimetri e mezzo e queste di 3 centimetri. Allora, la testa 5 centimetri e mezzo, praticamente ha la forma di una goccia, vedete? Ha la forma di una goccia. E il collo, quindi la misura è di 7 centimetri per una larghezza di 5 centimetri e mezzo. Centimetro in più o in meno non succede nulla, non fa la differenza. Il collo chiaramente considerate che deve essere di 1 centimetro. Questo è il collo, dove poi inseriremo la testa. Allora, praticamente ha questa forma qui, vedete? La misura, questo verrà attaccato al corpo, la misura è di, non lo vedo, 4 centimetri e mezzo per un'altezza di 5 centimetri e mezzo. Poi servirà del cartoncino. Questo cartoncino ha una forma ovale, voi dovete disegnare un rettangolo e poi andare a sondare le due estremità. Allora, questo misura 10 centimetri e mezzo per una larghezza
di 8 centimetri e mezzo. E poi servirà il cerchio, un cerchio per il guscio della tartaruga, che ha un diametro di 17 centimetri e mezzo, ma anche 18 va bene. Allora adesso possiamo iniziare. Allora io userò tutti i tessuti di cotone, proprio 100% cotone, tranne per il corpo. Per il corpo io userò una tinta in filo. Io sto usando quello che ho, ragazze, lo voglio consumare, quindi per questo progetto se usate anche del cotone Aredo andrà benissimo. Per quanto riguarda, intanto iniziamo a realizzare il guscio. Essendo questo, vedete, in trasparenza, un tessuto d'abbigliamento 100% cotone veramente sottile, io andrò adesso a stirare un po' di termoadesiva morbida per dare un pochino di sostegno. Quindi vado a stirare e poi chiaramente vado a togliere il tessuto che fuoriesce della gliserina. Se invece voi utilizzate un tessuto da tovagliato tipo la tinta in filo, non ci sarà bisogno, ma il mio è talmente sottile che devo assolutamente dare un po' di consistenza. Allora, ho stirato la termoadesiva, il sostegno. A questo punto cosa dovete fare? Dovete cercare il centro piegando e ripiegando nuovamente. Una volta individuato il centro, prendete i vostri ritagli, tanti cerchietti che misurano, che hanno un diametro di 4 centimetri, quindi tutti i cerchietti diametro 4 centimetri. A questo punto scegliete il gioco dei colori che volete dare al guscio. Quindi io adesso vado a fare le varie prove. Tra un cerchietto e l'altro lasciate 1 centimetro, fate intravedere lateralmente anche il tessuto del guscio, quindi la base che è questa ginzata. Poi cioè sovrapponete leggermente sopra il cerchio centrale tutti i cerchietti, quindi decidete voi il gioco che vi piace di più. Così, poi così lasciate sempre intravedere sotto. Questo è pizzo sangallo, bellissimo, c'è un fiorellino ricamato. Così, una volta che avete deciso, io adesso vado a ritagliare qualche altro cerchietto, perché vediamo se posso mettere qualche altra fantasia, altrimenti devo, no, vanno bene così. Ok, vado ad alternare così, ecco, così il gioco mi piace. A questo punto prendete degli spillini e fissateli qui per ogni cerchietto, perché adesso li dobbiamo andare a cucire con uno zig zag molto stretto. Per chi ha la macchina elettronica, magari fate prima un punto di prova, dovete mettere, almeno io metterò lo zig zag, quello tradizionale, lunghezza 1.4, 1.6, ma ripeto, fate prima delle prove, e la larghezza a 3,5. Per chi invece ha la macchina meccanica, mettete lo zig zag più corto che avete, più stretto. Adesso comunque vi faccio vedere il punto, va bene? Perché l'ago deve scendere una volta nel tessuto e una volta sul guscio, quindi sulla base questa qua color ginzata. Dovete prendere un punto al tessuto e un punto al guscio per tutti i cerchietti, per tutti quanti i cerchietti. Un'altra cosa, se avete la forbice a zig zag, tagliate i cerchietti così come ho fatto io con la forbice, perché non sfilaccerà il tessuto, e in più faremo anche lo zig zag per decorare, fissare, decorare tutti questi cerchietti. Chi non ha la forbice a zig zag, non vi preoccupate, tagliateli normalmente con la vostra forbice e fate lo zig zag stretto tutto intorno. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, faccio scendere l'ago qui sulla base del guscio, basso il piedino, e adesso fate il punto piano piano, sta pizzicando il cerchietto, e adesso fuori il cerchio. Adesso alzo solo il piedino, l'ago sta giù e continuo.
terminato la prima cucitura. Adesso vado ad effettuare l'altra sugli altri cerchietti, sempre nello stesso identico modo. Iniziate da dove volete. Adesso continuate, fate la stessa cosa per tutti i cerchietti. Guardate che bell'effetto che ha già il guscio. Adesso dovete prendere ago e filo resistente. Io userò il filo Moulinet, che tutti e 6 capi, perché è molto resistente. E adesso dobbiamo effettuare un punto fissa per tutta la circonferenza del cerchio. Quindi io blocco il punto e inizio il punto fissa. Ho realizzato il punto sopraggitto, vabbè, il punto fissa, punto sopraggitto va bene comunque. Prendete il vostro cartoncino, prendete tagliate un po' di ovatta piatta o filtro K. Io ne metterò 2 strati sovrapposti. Accendete la pistola a caldo, mettete colla qui sul cartoncino e fate aderire e asciugare per bene l'ovatta. Dopodiché mettete un altro puntino di colla e aspettate che si asciuga e poi ritagliamo tutto intorno l'ovatta. Allora, ho incollato, vedete, adesso vado a tagliare e vado a dare la forma dell'ovale. Ecco fatto. Dopodiché va inserito qui all'interno. L'imbottitura deve andare così. Qui il cartoncino l'ho inserito all'interno. A questo punto prendete anche l'ovatta a fiocchi e riempite internamente. Riempite proprio per bene tutto intorno. Adesso dovete bloccare il punto così e con la pistola a caldo intanto vi sistemate per bene qua tutta questa arricciatura. Vedete che bel guscio. Adesso qui mettete ulteriormente, per stare tranquille, sotto il tessuto un po' di colla, tanti puntini di colla. Benissimo, modellatelo anche con le mani. Quindi tanti puntini di colla all'interno, così stiamo tranquille che se mai si dovesse spezzare il filo, cosa che non accadrà, però noi per sicurezza facciamolo questo passaggio, puntini di colla e incolliamo. Adesso che abbiamo il guscetto lo mettiamo da parte. Adesso realizziamo il corpo, testa e collo. Per il corpo sempre 2 tessuti messi dritto con dritto. Disegnate tutta la sagoma del vostro carta modello, fermate e andate a cucire sul disegno della sagoma. E qui non dovete lasciare nessuna apertura, va chiuso dappertutto. Questo si è rotto. E stessa cosa per la testa e per il collo, 2 tessuti messi dritto con dritto. Disegnate la sagoma del vostro carta modello e poi chiaramente fermate con gli spilli. Dovete andare a cucire partendo dal collo, bloccate il punto e fate questa cucitura fino a qui e qui vi bloccate perché qui resterà aperto. Stessa cosa qui resterà aperto. Cucite sul disegno della sagoma lasciando l'apertura qui in basso e cucite con la lunghezza del punto più corta che avete. Io cucirò con lunghezza punto 1.8.
Una volta cucito tutte le sagome sul disegno della sagoma, vado a togliere tutto l'eccesso del tessuto distanziandomi dalla cucitura di mezzo centimetro, e anche qui dove ci sono gli angoli avvicinatevi ma non toccate la cucitura, fate dei taglietti così gli angoli usciranno per bene fuori, e dopo vi faccio vedere come va risvoltato. Adesso per risvoltare il corpo va bene da qualsiasi lato, cercate qui al centro, pizzicate e separate i due tessuti e fate un piccolo taglietto a croce così, e da qui adesso risvoltate piano piano e tirate per bene fuori tutti gli angoli. Adesso prendete l'ovatta a fiocchi, le perle profumate o l'olio essenziali, magari bagnate l'ovatta e la fate asciugare e poi la inserite all'interno, oppure dei piccoli sacchettini di lavanda. Questo lavoro va fatto adesso sia qui e sia al guscio eventualmente. Adesso con l'ovatta a fiocchi andate a riempire per bene le zampette e la codina e poi tutto dentro. Stessa cosa per la testa, riempitela piena piena, e stessa cosa per il collo, però lasciate un dito non riempito. Qui dove c'è l'apertura lasciate circa 1,5 centimetri libero da ovatta. Allora sta venendo una meraviglia, ragazze, vi faccio vedere solo lo stacco di colore che sarà stupendo. Allora, dopo aver riempito bene vedete che bella piena, cicciosa, soprattutto spingete l'imbottitura qui sulle zampette e sulla coda, e poi tanto qui. Poi stessa cosa per la testa, vedete, poi il collo l'ho inserito a un certo punto che la testa è riempita, l'ho inserita all'interno così, e quel centimetro che vi ho detto di lasciare libero da ovatta lo dovete, vi aiutate magari come ho fatto io con una pinzetta, lo dovete inserire all'interno. Adesso dovete mettere un puntino di colla qui internamente, oppure cucite come preferite meglio voi, e incollate questa parte qui dove c'è l'apertura, mettete della colla e poi ritagliate uno scarto di tessuto ed incollate qualcosa qui per coprire il buchetto, anche se non si vedrà. Io preferisco sigillare con della colla per evitare che il tessuto poi si laceri man mano col tempo e anche con i lavaggi, perché questo progetto va lavato quando è sporco ovviamente, e quindi io sigillo, colla, appoggio il tessuto, un pezzettino di panno lence, vedete voi, ed incollate un pezzetto di tessuto. Adesso dobbiamo creare un volantino, perché nel momento in cui incolleremo il guscio al corpo, questo spazio qui è meglio nasconderlo, così come ho fatto per lei. Su di lei ho usato un semplice nastrino che ho arricciato e poi ho incollato qui su tutto il bordo con tanti puntini di colla. Invece a lei ho deciso di fare il volantino col tessuto, ma potete utilizzare anche della passamaneria a vostro gusto, anche del pizzo, del merletto. L'importante è che sia largo almeno 3-4 centimetri, va bene? Quindi ho deciso di farlo così, guardate che carino, sempre un ritaglio che avevo. Questa striscia sarà messa in doppio, così non faccio l'orlino, e misura 6 centimetri. 6 centimetri. Qua è più larga, 5 centimetri, 5, ma va bene anche da 6. Una volta chiuso sarà poi 2,5, 3 centimetri, va benissimo. Adesso, dato che qui non c'è l'orlino, questo è tessuto 100% cotone, cosa ho deciso di fare? Prima di andarla ad arricciare, mi sono persa la passamaneria un attimino, ragazze, perché per ora non sono nella mia stanza e quindi le mie comodità non ci sono. Eccolo qui, l'ho trovato. Prima di andarla ad arricciare andrò a cucire qui sul bordo questa passamaneria, questa serpentina, così nasconderò la parte non rifinita. Successivamente, dopo averlo applicato con un punto di cucitura dritto, vado ad arricciare tutte insieme. Ragazze, guardate che bellino. Adesso che l'ho fissato sul bordo non rifinito, metto la tensione a 9.
La lunghezza del punto la metto a 5, tolgo il fermapunto e lascio un po' di filo in più che mi servirà per allentare o arricciare ancora di più il volantino. Ecco qui, lasciatelo un po' così dietro. E adesso qui dove ho messo la passamaneria, qui scendo proprio dove, qui dove c'è il, diciamo, sotto la serpentina, e vado ad arricciare tutto il tessuto. Mi raccomando, non bloccate il punto. Alla fine lascio sempre un po' di filo in più che mi servirà, come ho già detto, per arricciare ancora di più o allentare il tutto. Per il cappellino, questo qui, io prenderò due tessuti, adesso vi do la misura. Un tessuto tagliato in modo perfetto che ha un diametro, quindi un cerchio del diametro di 13 centimetri, che verrà fatto in doppio. Se invece utilizzate il pannolence basterà soltanto un cerchio di questo diametro. Dovete mettere dritto con dritto e dovete andare a cucire tutto intorno senza lasciare nessuna apertura. Cucite a 5 mm dal bordo. Una volta cucito vado a togliere tutto l'eccesso del tessuto e lascio solo qualche millimetro tutto intorno. Poi separate i due tessuti e cercate di prendere il centro, perché da qui innanzitutto dovete scegliere quale parte volete che si vedrà fuori. Aspettate, così capite meglio. Se volete che si vedrà fuori questo, dovete tagliare qui sul colore contrastante diverso. Se invece volete l'azzurro all'interno, dovete tagliare sul colore contrastante diverso. Va bene? Quindi io voglio il fucsia che si veda fuori, quindi vado a tagliare qui sul colore ginzato. Questo sarà ginzato il colore interno, anche se non si vedrà. Io voglio che fuori ci sia il fucsia, quindi separate e centrate, e da qui risvoltate e tirate per bene fuori le cuciture. Possibilmente, se volete dare anche una bella stirata, è meglio. Va bene. Poi lo abbelliremo sempre, come ho fatto con lei, con del nastrino, o se mi dovesse rimanere, perché non ne ho più dato che sono ritagli, se questa striscia è molto lunga magari incollerò qui su tutto il bordo questo volantino, altrimenti metterò qualcos'altro, un nastrino, andrò ad arricciare un po' di nastrino. Va bene ragazzi, io vado pure a stirare. Vedete che bello, questo colore è stupendo ragazze. Dovete prendere ago e filo sempre resistente e dovete fare un punto filza qui tutto intorno, quindi partite magari da dietro e iniziate ad arricciare così per tutta la circonferenza. Una volta arricciato lasciatelo così, perché dobbiamo innanzitutto incollare adesso qui proprio al centro, nel davanti del corpo della tartaruga. Dovete incollare qui dove abbiamo chiuso prima con la colla, lo dovete centrare ed incollare così e fatelo asciugare per bene. Io adesso accendo la pistola e vado ad incollare il collo. Adesso prendete un ago abbastanza lungo, questo sarà 12 cm, ma basta anche da 10. Pizzicate così il collo una volta che sarà asciugato e fate uscire solo un'estremità del filo, va bene? Uno deve rimanere qua libero, poi inseritelo all'interno e lo fate uscire centrando la cucitura qui sopra sul centro e tirate fuori il filo, togliete l'ago e lasciate questo capo del filo qui. Adesso prendete questo capo del filo, lo inserite qui all'interno della cruna, io sto usando il filo Mulinè che ha 6 capi e quindi faccio un po' fatica, io mi aiuto così con l'inserisci filo.
Mamma mia ragazze, non riesco ad inserire il filo, eccolo qua, mamma mia. Ok, una volta inserito dovete inserirlo nuovamente qui all'interno e lo fate spuntare vicino all'altro filo, così come abbiamo fatto per la bambola di pezza. Ecco fatto. Togliete l'ago e adesso dovete tirare in modo tale che il collo entrerà all'interno, così questa tartarughina avrà anche la testa movibile, quindi stringete così, tirate, chiaramente questo è lunghissimo, tirate e poi fate un bel doppio nodo, così, guardate che carina, avrà la testa che si muove, e fate altri due bei nodi. La testa l'abbiamo fissata. Adesso prendete il guscio, decidete quale volete davanti. Io voglio questo che sia il davanti, questa estremità, così. Quindi inizio da dietro, metto un puntino di colla e inizio così, tanti puntini di colla qui, e vado ad incollare il mio bel volantino con tanti punti di colla tutto intorno. Poi qui lo faccio sovrapporre e lo rifinisco girando il bordino, così lo metto così all'interno e lo vado a sovrapporre dietro, così nasconderò la parte non rifinita del bordino, quello più stretto. Va bene, vado ad incollare e vi faccio vedere il prossimo passaggio. Vedete, una volta incollato tutto intorno, dietro l'ho sovrapposto all'altro, infatti non si vede assolutamente nulla, neanche so dov'è, se è questo lato, questo, eccolo qui, vedete, l'ho sovrapposto e bello rifinito. Adesso, prima di incollare il guscio al corpo, prendete il cappellino, a me è rimasto un po', quindi cioè voglio metterci proprio il volantino, lo stesso con cui ho decorato tutto tutto il corpo. Prendo un po' di ovatta, vado a riempire un po' l'interno, qua c'è il filo e lo vado a provare, quindi ne tolgo un po', non fatelo pieno, dovete solo dare un po' di bombatura qui, vedete, quindi lo porto qui dietro e lo trovo benissimo. Adesso qui c'è il filo, vado a stringere ancora di più, benissimo. Mi metto due spillini per non farlo scappare qui davanti e stringo bene. Ok, adesso va benissimo, stringo, faccio altri due nodini. Adesso sempre con tanti puntini di colla, questo dobbiamo farlo prima di mettere il guscio, altrimenti non lavoriamo bene. Con tanti puntini di colla adesso dovete fermare il cappellino, sistematevi il riccio così come ho fatto io e fermate all'interno con dei punti di colla, così. Benissimo. Ok, adesso chiaramente aspettate che asciuga per bene la colla, prendete un nastrino, dei pompon piccolini, insomma qualsiasi tipo di passamaneria e andatela ad incollare con tanti puntini di colla qui per nascondere anche il filo della ricciatura. Io quello che mi è avanzato, questo qui, l'ho accorciato, l'ho reso più stretto e ho ricucito nuovamente la stessa passamaneria, e adesso con dei puntini di colla me lo vado a fissare tutto intorno, quindi inizio sempre da dietro, puntini di colla, e vado ad incollare qui. Eccola qui, che amore. Adesso colla, mi raccomando, mettete l'ovale in modo corretto, deve stare così, quindi io ho deciso che questo sarà il davanti, così, e questo il dietro. Centratelo bene, mi raccomando. A questo punto state attenti al volantino, mettete la colla qui e qui, tanta, poi centratelo bene
mettete magari dei riferimenti prima con la penna per come deve stare e aspettate che si asciuga per bene. Adesso che abbiamo fissato il guscio, un puntino di colla qui dietro e la fissate così, vi aspettate in questo modo. Allora, alla fine ho messo un fiocchettino e un fiorellino artificiale. Gli occhietti li ho già disegnati, a lei li ho fatti col verde e a lei con l'azzurro. Allora, qui su in alto vi posterò un link, pigiate il dito e vi porterà al tutorial su come si realizzano gli occhietti, dove lo spiego proprio ai minimi termini. Invece per realizzare gli artigli, l'ho fatto vedere tantissime volte in tanti miei progetti, me ne metterò uno sempre giù nella descrizione del video e qui sopra. Vi metterò il link della coniglietta Bubu, vi faccio vedere come si realizzano gli artigli. Allora, il tutorial è finito, spero veramente che questo progetto vi sia piaciuto. L'ho reso, come vi ho già detto all'inizio, questo progetto veramente facile, perché per fare una tartaruga fatta in 3D è molto, molto elaborato, molto complicato per chi ha le prime armi, e volevo che questo progetto fosse alla portata di tutte. Spero di esserci riuscita. Io e queste bellissime tartarughe, ragazze, vi salutiamo. Vi ricordo, se non siete iscritte, iscrivetevi al canale, l'iscrizione è gratuita, supportatemi se vi è piaciuto il video con un cuoricino, commento, condivisione, se potete anche hype. Vi ricordo sempre che il vostro supporto è gratuito, così come i miei tutorial, che sono belle, ragazze. E voi quale preferite, quella rosa o quella azzurra? A me tutte e due. Detto questo, ragazze, realizzatela, e se vi fa piacere cercatemi anche su Facebook, il Cucito di Miu. È un gruppo privato che ho aperto per darvi la possibilità di pubblicare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial. Quindi io vi aspetto anche lì, e non solo per pubblicare i vostri lavori, ma anche per chiedermi consigli sempre inerenti ai miei progetti o su ciò che riguarda il cucito. Siamo un bellissimo gruppo che ci supportiamo anche a vicenda. Quindi io vi aspetto, se vi fa piacere, anche lì. Detto questo, ragazze, io vi saluto e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao a tutte amiche.